Ciao, oggi prepariamo una crostata per la festa dei nonni. Ho pensato di realizzare una frolla con una percentuale di farina di nocciole e il ripieno delizioso con una crema al cioccolato e delle pere cotte sfumate con del rum. Una vera delizia. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Ma prima di preparare la crostata volevo ringraziare tutte le persone che hanno già prenotato il libro sul sito Impremix. Siete stati davvero in tanti, grazie di cuore. Chi l'ha già prenotato riceverà in omaggio dei cucchiaini dosatori, il segnalibro e la mia dedica. L'editore mi ha comunicato che a novembre inizieranno le consegne del libro, quindi potrete sfogliarlo insieme a me e preparare tante ricette deliziose. Per chi ancora non l'avesse prenotato, lo trovate disponibile ancora sul sito Impremix. Se mi seguite da YouTube trovate il link nell'info box sotto il video oppure nella home del canale, mentre se mi seguite dagli altri social trovate il link in bio. Grazie di cuore a tutti! Mi occorreranno 225 g di farina 00, 60 g di nocciole tostate e tritate finemente col mixer, un pizzico di sale, grattugia con una grattugia a fori larghi, 125 g di burro freddo. Lo infarino e lo grattugio. Lavoro brevemente il composto con le mani ed ottengo un composto sabbioso. 100 g di zucchero, 8 g di lievito per dolci, lo setaccio, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un uovo medio. Impasto il tutto fino ad ottenere una frolla compatta. Ho lavorato la frolla brevemente, adesso la copro con pellicola alimentare e la metto a riposare in frigorifero perlomeno per mezz'ora. Mentre la frolla sta riposando sbuccio 3 pere. Le privo del torsolo e le taglio a pezzetti. Le pere già pulite pesano 340 grammi. Adesso le cuocio in padella. Metto le pere nella padella, 50 grammi di zucchero e il succo di mezzo limone, 2 cucchiai di rum. Le faccio andare per circa 10 minuti. Dopo circa 10 minuti le pere sono pronte, non ci dovrà essere liquido di cottura. Le tolgo dalla fiamma e le lascio freddare. Ho preparato la crema pasticcera, ti metto il link nelle schede video nell'info box sotto il video per prepararla. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, aggiungo 75 g di cioccolato fondente con una percentuale di cacao perlomeno del 50%. Lo metto quando la crema è ancora calda.
Lo lascio ammorbidire per un minutino e poi mescolo il tutto. La crema è pronta, la lascio intiepidire un attimo con della pellicola alimentare a contatto. Ho tolto la pasta frolla dal frigorifero, infarino un foglio di carta forno e ce la sistemo. Infarino anche la frolla ed inizio a stenderla col matterello. Dovrà essere sottile, perlomeno 3 mm. Prima la picchietto senza fare eccessiva pressione. E poi la stendo col matterello. È una pasta frolla buonissima con una piccola percentuale di farina di nocciole. Arrotolo la frolla sul matterello con delicatezza . Volendo puoi anche trasferirla direttamente sulla tortiera con la carta forno. Ho imburrato, rivestito con carta forno, uno stampo per crostate, questo misura 22 cm. Srotolo la frolla sulla tortiera . Poi ci passo il matterello e elimino gli eccessi. Ora buco il fondo con i rebbi di una forchetta. La crema nel frattempo si è intiepidita, tolgo la pellicola alimentare e gli do una mescolata con la frusta per fargli riacquistare la consistenza giusta. Ora ci metto le pere che avevo cotto, sono già fredde, le metto all'interno. Evita di mettere il liquido, metti le pere ben asciutte. Mescolo bene. Verso la crema con le pere all'interno del guscio di frolla. Livello bene il tutto. La metto via un attimo e stendo la frolla avanzata. Sistemo la frolla sulla torta, elimino gli eccessi di frolla chiudendo bene i bordi, buco la superficie con uno spiedino per far uscire il vapore di cottura.
Poi spennello con del latte e adesso metto abbondante granella di nocciole. Che mi andrà a richiamare anche il gusto della frolla. Ci siamo, sono pronta per infornare nel forno già caldo statico a 175 gradi per 40-45 minuti o fino a doratura desiderata. Inforno la crostata nel secondo livello del forno partendo dal basso perché dovrà cuocere di più alla base. Ed ecco la crostata pronta. Ora la lascio freddare completamente prima di sformarla. La crostata è fredda, posso sformarla. Guarda che meravigliosa doratura che ha. Uno spettacolo. E ti confesso che non vedo l'ora di assaggiarla. Se vuoi puoi mettere anche una leggera spolverizzata di zucchero a velo. Ed ecco la crostata dei nonni in tutto il suo splendore. Guarda che meraviglia! È arrivato il momento della prova assaggio. La crema al cioccolato deliziosa, cremosa, le pere sfumate con il rum e la pasta frolla al gusto nocciola. Un connubio perfetto. Nel frattempo ho cambiato il vassoio alla crostata perché quello dorato non mi piaceva e proseguo con la mia prova assaggio perché è una crostata buonissima. Veramente eccezionale. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Ciao e alla prossima!